Ciao amici del bosco, quanti animali vengono a trovarvi nell'orto? Tracce di visitatori notturni, guarda, qui avevo messo le fave, vedi, hanno un po' scavato, la fava è rimasta scoperta, non lo so, potrebbe essere stata anche il tasso. Potrebbe essere la volpe anche qui. Guarda, ci sono delle zampette. Potrebbe essere la volpe anche qua. In questo video scopriamo alcune piante che ci aiutano ad allontanare gli animali indesiderati. Le piante sono arrivate in questo pianeta molto prima di noi ed hanno nel tempo trovato una serie di strategie per difendersi invece dagli animali, che possono essere anche molto aggressivi nei loro confronti. Siccome le piante non possono fuggire, hanno trovato altri sistemi per difendersi e noi questi sistemi li possiamo utilizzare anche a nostro favore. Partiamo dalle arvicole, questi piccoli roditori che nell'orto possono fare diversi danni, soprattutto perché si riproducono molto velocemente. Loro vivono quasi sempre sottoterra, scavano delle gallerie, spesso utilizzano anche le gallerie che hanno già fatto le talpe al loro posto per raggiungere le varie zone che gli interessano. Si nutrono quindi anche di radici, per esempio le radici dei carciofi sono molto appetitose per le arvicole, ci possono fare un bel danno e quando manca il cibo possono andare addirittura a mangiarsi la corteccia, il colletto delle piante, quindi dobbiamo trovare un modo per tenerle lontane. I gatti sicuramente sono sempre un ottimo rimedio, ma abbiamo anche delle piante che possono aiutarci. In particolare ci sono dei fiori, delle piante bulbose che li tengono lontani perché sono velenosi. I narcisi in particolare, anche le giunchiglie, insomma le piante di quella famiglia là che hanno una riproduzione sotterranea attraverso dei bulbi, i quali però sono tossici, quindi già all'odore tengono lontani le arvicole. Quindi con i narcisi potremmo fare dei veri e propri recinti intorno alle nostre aree coltivate. Saranno anche bellissimi in primavera quando fioriranno e tra l'altro questi fiori possono tenere lontani anche altri tipi di animali. Ho letto per esempio che le giunchiglie, che sono un'altra pianta simile, tengono lontani i cervi e i daini, quindi forse se tanto mi dà tanto anche i nostri caprioli, che sono altri visitatori frequenti che fanno danni negli orti, potrebbero essere allontanati dalle giunchiglie o dai narcisi. Non pensate però di allontanare i cinghiali con questo rimedio, perché in realtà i cinghiali vanno proprio a cercarli questi bulbi, per loro non sono tossici, sono un ottimo cibo, quindi attenzione, se avete cinghiali rischiate che invece vengano a trovarvi per mangiarsi proprio quei bulbi. Altri animali che possono essere dannosi nell'orto sono le talpe. Ho già fatto un video su questo argomento. Per me le talpe non sono dannose in assoluto. Se abbiamo degli spazi non coltivati possono essere in realtà molto utili, perché creando le loro gallerie aiutano l'infiltrazione d'acqua, fanno passare ossigeno, in qualche modo riattivano il suolo e quindi migliorano anche le prestazioni poi della vegetazione. Ma se arrivano nell'orto effettivamente danni ne possono fare tanti, perché anche se loro in realtà non mangiano le radici delle piante perché sono insettivori e quindi vanno a mangiarsi o i lombrichi o anche altre larve che si trovano sottoterra e che in alcuni casi sono anche dannosi, quindi hanno anche un effetto benefico, però con il loro passaggio possono sradicare intere colture, quindi le talpe non sono amate nell'orto. Ma c'è una pianta che proprio non tollerano e quindi se abbiamo quella siamo sicuri di tenerle lontane. La pianta è l'Euforbia latirisocatapuzia, la stessa pianta, è una pianta spontanea, è tossica, fa male anche a noi, quindi non andate a strapparla magari a mani nude, però se la trovate non proprio vicino all'orto potete anche prendere dei pezzettini e andarli a mettere dove vedete gli imbocchi delle tane e delle talpe, sicuramente si allontaneranno. Qui c'è lo zafferano, ci ho dovuto mettere questa rete, ah vedi qui è arrivata anche la talpa, ci ho dovuto mettere la rete perché guarda che buco qua. Qui vanno, scavano, questi sono recenti, mi sa che è tornato, sai? È entrato lo stesso. Qui c'è stato qualcuno che è venuto proprio a mangiarsi i bulbi dello zafferano, guarda. Qui potrebbe essere il tasso. Questa
è il cumulo tipico della talpa, ok? Questo quindi è un punto dove poi io mi vengo a recuperare la terra. Ci sono anche altre piante che per il loro odore tengono lontane le talpe e sono il nostro aglio, cipolla, la fritillaria, che è un'altra pianta della famiglia delle liliacee, ma vanno bene anche i narcisi, i giacinti e il ricino. E parliamo del cerfoglio, che è una pianta aromatica e anche officinale, che quindi è un piacere avere nell'orto. E pensate, questa pianta dal profumo delicato allontana le lumache. Attenzione, per me è una grande scoperta questa, pianterò un sacco di cerfoglio, tra l'altro è una pianta che cresce abbastanza facilmente nei nostri climi, assomiglia al prezzemolo, ha un odore tra l'anice e la liquirizia molto piacevole, quindi adesso a primavera andrò a fare le mie piantine che distribuirò nell'orto. Questo odore che per noi è piacevolissimo e questa pianta piena di proprietà che possiamo utilizzare anche in cucina, in realtà alle lumache non piace, ma ci sono altre piante aromatiche che tengono lontane le lumache, quindi ve le ricordo tutte: il rosmarino, la salvia, il peperoncino, la menta piperita, il timo, il crescione, l'aglio, la senape gialla e anche l'ortica. Sempre per allontanare le lumache, anche le foglie e la corteccia delle querce, se le utilizziamo per la pacciamatura, creano un ambiente amaro che allontana le lumache. E vediamo anche un sistema per tenere lontane le volpi. Le volpi sono animali bellissimi, in realtà ci fa anche piacere incontrarle, ma non se abbiamo degli animali domestici, perché sono veramente terribili quando si accorgono, per esempio, che abbiamo un pollaio con degli animali. Verranno a trovarci ogni giorno finché non troveranno il punto debole nella nostra difesa e possono fare anche delle stragi. Quindi, come disabituare le volpi a venire a trovarci? Possiamo far trovare loro dei bocconi da mangiare ma che non hanno un buon sapore, in particolare il peperoncino. Non piace alle volpi come ad altri animali, quindi possiamo mettere questi bocconi che all'apparenza sono buoni ma che poi hanno un sapore piccantissimo che a loro non piacerà, le farà scappare e soprattutto rimarrà la memoria di questo luogo dove si trovano appunto bocconi non piacevoli. Oltre al sapore piccante, dà fastidio alle volpi anche il sapore molto amaro. Questa telecamera ne ha riprese diverse ultimamente, anche adesso andrò a controllare cosa ha catturato ancora. Lo sta facendo perché in questa zona dell'agricoltura sintropica stiamo aggiungendo anche degli scarti di cucina e la volpe e altri animali sentono gli odori e vengono a controllare. Questo tipo di comportamento, diciamo questo compostaggio in natura, può diventare un modo per attrarre appunto animali. Ora io non ho galline, quindi non ho di questo problema, ma se un giorno decidessi di mettere le galline, la volpe mi viene a trovare tutti i giorni, non è un comportamento proprio intelligentissimo. In quel caso mi organizzerò con del peperoncino. Il peperoncino è efficace anche per allontanare altri animali indesiderati, come i cinghiali, i caprioli che abbiamo citato, i tassi, che sono altri animali che fanno molti danni, e anche le lepri, che se arrivano in abbondanza possono anche loro mangiare un bel po' del nostro cibo. Come lo utilizziamo in questo caso il peperoncino? Dobbiamo creare una vera e propria barriera intorno alle piante da proteggere. Lo dovremo anche rimettere abbastanza spesso, all'incirca ogni 10 giorni, ma il peperoncino è particolarmente fastidioso. Oltre all'odore che questi animali con l'olfatto sviluppato riescono a percepire anche a distanza, potrebbe irritare le loro mucose, perché non so se avete presente come si muovono questi animali. Loro utilizzano l'olfatto per saggiare tutto il terreno e quindi se metteranno il naso nel peperoncino riceveranno all'interno delle loro mucose questa polvere che creerà un forte bruciore. Questo dolore li farà scappare. Gli animali poi sono molto intelligenti, si trasmettono anche queste informazioni, quindi il nostro orto potrebbe diventare un luogo poco fidato che nessun animale vorrà più visitare. Questo sembra uno zoccolo, non so se è un capriolo, è troppo piccolo per il capriolo. Un danno che fanno questi animali, tipo i caprioli, è mangiare la corteccia. Questa potrebbe essere stata mangiata, ormai si è già ricreato, vedi, quindi non è una ferita recente, ma probabilmente c'era stato il capriolo. Anche questa potrebbe essere una ferita da
mangiatura di animale. Parliamo anche della dorifora delle patate, che colpisce non solo le patate ma anche altre solanacee, soprattutto le melanzane. Questo insetto, tra l'altro dai colori sgargianti, da adulto a questa livrea, è veramente nefasto nel nostro orto, ma abbiamo un rimedio molto interessante. Possiamo utilizzare le petunie, questi fiori sgargianti bellissimi. Se riusciamo a fare delle belle fioriture nelle vicinanze del nostro patataio, probabilmente le terremo lontane. Sicuramente il nostro orto con le petunie sarà ancora più bello. Sono delle solanacee, anche loro amano il sole ma hanno bisogno di abbondanti irrigazioni. Per tenere lontana la dorifora abbiamo anche altre piante che possiamo aggiungere all'orto per creare delle cinture difensive, come l'aglio, che è sempre un utile strumento contro tutte le aggressioni, ma anche l'erba gatta, il lino blu, il tanaceto, la calendula e anche il ricino. Quando progettiamo il nostro orto ricordiamoci di queste piante e di altre che possiamo individuare, che ci possono proteggere in fase preventiva da determinati attacchi. Noi non vogliamo distruggere la natura selvatica, anzi tutto vogliamo meno che far male agli animali. Proprio per questo li dobbiamo tenere lontani da quelle zone che noi abbiamo deciso di coltivare e che per noi sono importanti per la produzione del nostro cibo. La natura ci offre tante soluzioni, quindi ricordiamoci sempre di lavorare con la natura e mai contro. Spero che questi rimedi, anche un po' curiosi, siano stati interessanti per voi. Provateli, magari a qualcuno sembreranno troppo leggeri, come dire, per essere efficaci. Restano tutti gli altri sistemi naturalmente di protezione, come le recinzioni, però vale la pena secondo me provare anche con questi sistemi. Fatemi sapere come va, io lo farò al bosco di Ogygia e vi terrò informati. Grazie di tutto e ci vediamo al prossimo video. Lasciate un like, ciao! Che la radice sia bianca, che la zolla sia nera, che insieme siano couscous, che l'agrario dice il vero, dipende, e che siamo di passaggio.